Ciao a tutti e ben ritrovati a una nuova video lezione, questa volta non di acquerello e nemmeno di disegno. Oggi parleremo di matite acquerellabili. In tanti mi avete scritto per chiedermi di raccontarvi un po' come funziona questa tecnica e oggi finalmente mi sono deciso a farlo. E lo faccio non solo con una video lezione, con un breve tutorial, ma proprio con una guida completa, utile e pratica per chi vuole divertirsi con questa tecnica. Tutto quello che vedremo oggi in questo video lo trovate anche nel mio blog, vi lascio il link qua sotto naturalmente, dove trovate anche qualche approfondimento in più e può essere utile per una visione ancora più completa, potremmo dire, su questa tecnica. Nello specifico vedremo come si utilizzano le matite acquerellabili, come stendere un colore e sfumarlo, come sfumare due colori uno sull'altro, vedremo l'equivalente delle tecniche di bagnato su bagnato e bagnato su asciutto, vedremo poi quali carte utilizzare per lavorare con questa tecnica, vedremo anche qualche tecnica meno conosciuta, meno utilizzata, meno nota e infine, ma non è la cosa meno importante, anzi forse quella se non più importante, sicuramente la più divertente, eseguiremo insieme un vero e proprio soggetto lavorando con le matite acquerellabili. L'immagine del soggetto la potete scaricare iscrivendovi alla mia newsletter, vi lascio anche di questo il link qua sotto. Se invece siete già iscritti avete già ricevuto l'immagine. In realtà con questa tecnica io ho iniziato a dipingere illo tempore più di 15 anni fa, però a oggi non ho più matite acquerellabili perché poi sono passato all'acquerello e per l'occasione quindi le ho ricomprate su Amazon. Matite della Winsor & Newton, le ho trovate in offerta a 19 euro e qualcosa, sono 24 matite di pigmento extrafine, così dichiara la confezione, con media durezza, anzi morbida in realtà, che può essere utilizzata a secco, col pennello umido, poi tutte queste cose le vedremo. Il tutto raccolto all'interno di una confezione di acciaio satinato. Apriamola subito e vediamo un po' come sono queste matite. Ecco, quindi li troviamo all'interno di una confezione di plastica con una fascia in carta, vediamo se riesco a non rovinarla, ma ne dubito, no, quindi dovrò strapparla per forza di cose. Eccoci qua. Ecco a cosa servono tra le varie cose le matite a punta di lancia. Si possono utilizzare per qualsiasi cosa. Questa è la confezione, così è come si presenta. Immagino che poi sotto ci siano le altre e infatti eccole qua. Quindi abbiamo nella parte alta dal bianco a tutti i toni caldi, nella parte bassa toni freddi, mi sembra con qualche marrone. Vediamo come risulta chiusa questa confezione. Eccola qua. Devo dire che a parte le tracce di scotch che poi toglierò, devo dire che comunque si presenta molto bene, è molto carina, molto elegante. Adesso però vediamo come funzionano e iniziamo a divertirci insieme. Prima di tutto scegliamo un colore per fare una prima prova. Io partirei dal turchese che mi incuriosisce. Vediamo un po' come funziona. Prima di provarlo però una piccola distinzione che in realtà è una risposta a una delle domande più comuni che mi vengono fatte. La differenza tra matita acquerellabile e acquerello. Ecco, nell'acquerello molto semplicemente noi il colore lo portiamo sul foglio con il pennello. In questo caso invece lo portiamo con la matita e poi con il pennello vedremo come gestire la sfumatura o comunque la velatura, potremmo dire in qualche modo. Proviamolo subito. Quindi per stendere un colore con le matite acquerellabili prima di tutto dobbiamo disegnare con queste matite sul foglio. Parto da una zona in cui intensifico il colore, quindi logicamente più insisto, più passo, più la matita rilascerà pigmento e più in questa parte il pigmento sarà brillante, intenso e anche, possiamo dire, denso in qualche modo. Partendo da questo punto poi mi allontano sfumando sempre di più, quindi meno pressione fino ad arrivare in una zona in cui c'è poco colore. Qua magari posso renderlo un po' più regolare, però sempre con la stessa pressione, quindi più mi allontano da questa zona più il colore sarà leggero. Una volta fatto questo prendo un pennello e lo inumidisco in un barattolo di acqua pulitissima, mi raccomando, l'acqua deve essere pulita altrimenti il lavoro si rovina. Quindi col pennello più o meno bagnato, valutate voi, fate un po' di prove, torniamo sul foglio e stendiamo, anzi sciogliamo il colore intervenendo con l'acqua e con il pennello.
mi allontano dalla zona in cui c'è più colore fino ad arrivare alla zona che ne ha meno. Logicamente la zona in cui ho meno colore sarà la zona più chiara. Ecco, come vedete un po' si intravede la traccia della velatura. Se io intervengo fuori da dove ho messo la matita si nota lo stacco e quindi è importante dipingere all'interno della parte su cui abbiamo disegnato, altrimenti si creerà questo effetto. Poi magari lo stiamo cercando appositamente per un soggetto particolare, ci sta, però se vogliamo avere un effetto più omogeneo sicuramente dobbiamo lavorare lungo il contorno. Vediamo adesso cosa succede se invece vogliamo miscelare due colori. Il principio è sempre lo stesso. Allora ipotizziamo, sono curioso di provare questo colore e poi questo azzurro. Quindi diamo la stessa quantità di pigmento a tutti e due i colori e poi proviamo a mischiarli, a sfumarli l'uno nell'altro. Parto dall'azzurro, faccio un piccolo rettangolo qui che poi passa al viola. Nella parte in cui c'è l'azzurro chiaramente insisto con il colore in modo da rilasciare un bel po' di pigmento e vado così fino alla zona in cui si trova il viola. Nel punto di contatto tra un colore e l'altro magari allargo leggermente il tratteggio fino a invadere leggermente il viola e quando inizio con il viola faccio la stessa cosa al contrario, quindi parto da una zona in cui c'è il blu e poi inizio a intensificare il colore nel suo rettangolo di pertinenza, potremmo dire. Quindi immergo il pennello nell'acqua e con il pennello umido torno sul foglio. Logicamente più noi insistiamo, più il colore si scioglie, meno si vedrà la matita. Molto bello questo viola, mi piace molto l'effetto. Ecco, vedete qua si forma una piccola sfumatura, un passaggio tra un colore e l'altro. Logicamente se noi vogliamo una sfumatura maggiore, che cosa ci conviene fare? Magari ci conviene partire col viola fin da qui, andando a sfumarlo e poi fare lo stesso col blu. Una specie di lavoro tipo questo, ma intrecciato, con due colori differenti. Un altro modo che ci permette di divertirci con questa tecnica è, diciamo, inverte i passaggi, cioè vediamo cosa succede se io metto prima l'acqua, cioè bagno prima il foglio e poi sopra ci vado con la matita. Metto sempre acqua pulita naturalmente. E per farlo provo un arancione. Vedete, è un effetto, potremmo dire che è una sorta di bagnato su bagnato in effetti. Vedete, ogni volta che intervengo sul foglio il colore si scioglie, quindi di fatto si unisce all'acqua, si ammorbidisce, il tratteggio si vede in maniera molto meno evidente, quindi non si vedono più le linee della matita, ma si vede il colore. Si vede comunque un po' il segno della matita, quindi logicamente essendo una matita acquerelabile un po' di segno ce lo lascia. Però qua, se noi insistiamo nelle zone in cui c'è più acqua, ci rendiamo conto che viene fuori proprio una vera e propria velatura, potremmo dire. Infine, ultimissimo modo per utilizzare le matite acquerelabili, anche se voi direte a questo punto tanto vale prendere un mezzo godet, ve lo faccio vedere subito. Lo facciamo con un blu reale, vediamo che colore è. Pennello sempre leggermente umido, invece che passare la matita sul foglio, molto semplicemente sciolgo col pennello per poi intervenire sul foglio e stendere il colore un po' come se fosse una velatura di acquerello alla fine. Si chiama blu regale, penso che la traduzione sia questa, ma in realtà di blu ha poco e niente, perché come vedete è praticamente un viola, più viola di quello che abbiamo utilizzato in precedenza. Comunque l'effetto è sicuramente quello molto vicino a quello di un acquerello normale col mezzo godet, quindi effettivamente usare le matite acquerellabili in questo modo non so quanto abbia senso. Adesso proviamo a vedere gli effetti differenti delle matite acquerellabili in base alla carta che utilizziamo, e partirei da una satinata da 320 grammi, quindi una carta particolarmente fine, molto liscia, che a rigor di logica secondo me dovrebbe andare bene per le matite acquerellabili. Facciamo proprio delle prove molto veloci, quindi metterò magari anche lo stesso colore in modo da confrontare meglio i diversi effetti. Come vediamo nella satinata il colore risulta abbastanza compatto e quando diamo la velatura poi l'effetto è questo. Quindi un effetto molto morbido, come vedete, molto omogeneo.
Vediamo invece nella grana dolce o grana fine. Questi sono tutti fogli Fabriano della linea Artistico. E la prima cosa che noto è che lavorando così, essendo ruvido il foglio, gratta via dalla matita molto più pigmento e questo potrebbe essere un vantaggio. Quello che vediamo qua a una prima velatura è che essendo più ruvida la carta, in effetti la matita rimane un po' di più nella parte appunto più sporgente, più ruvida della carta, quindi anche se io insisto un minimo ho sempre le tracce che vediamo anche qua e l'effetto però è molto interessante anche questo, un po' più ruvido come vediamo, però interessante. Vediamo invece sulla grana grossa, che è la carta più ruvida in assoluto, quindi una carta che come vediamo già dalla matita trattiene più pigmento, bisogna vedere poi qual è la resa con l'acqua. Ecco, l'effetto che abbiamo, vi faccio notare, è un effetto in cui tutto sommato comunque si scioglie completamente la matita in tutti e tre, devo dire. Però a parità di pressione abbiamo una prima velatura sulla satinata che trattiene meno pigmento ed è più chiara, grana dolce o fine ne trattiene un po' di più ed è un valore medio, infine la grana grossa essendo più ruvida consuma di più la matita che rilasciando più pigmento risulta un po' più scura. Fino a questo punto abbiamo fatto degli esercizi liberi, utili per capire come funzionano le matite acquerellabili, come si lavora con questa tecnica, ma adesso vediamo insieme come si realizza un vero e proprio soggetto. Quindi con questo soggetto partiamo dal disegno di costruzione, un po' come facciamo per tutti i soggetti, e lo facciamo però direttamente con le matite acquerellabili e cercando di volta in volta il colore più simile della parte che stiamo disegnando. In questo caso specifico ho scelto un giallo chiaro perché essendo un colore chiaro logicamente se dovessi sbagliare non si noterà tantissimo, anche perché non ve l'ho detto fino a questo punto ma con queste matite non si può cancellare, cioè si può provare a cancellare ma comunque rimane sempre il segno. Una volta fatta la struttura inizio a tratteggiare sempre con lo stesso giallo chiaro che ho utilizzato per tutta questa parte. Dopodiché prendo un giallo leggermente più scuro, più tendente all'ocra potremmo dire, e lo passo sopra il colore che ho dato in precedenza. E questa è una delle differenze principali di cui parlavamo prima. Se nell'acquerello il colore possiamo miscelarlo e cercarlo in tavolozza, con le matite acquerellabili dobbiamo fare più passaggi uno sopra l'altro di differenti colori. Per esempio qui dove il colore tende più al rosso, un arancione più deciso, un arancione più scuro, passo con il colore rosso sopra il giallo. E sempre con questo colore intervengo in tutte le parti che sono appunto leggermente più aranciate o leggermente più scure. Con un colore poi tendente al viola intervengo su tutta la parte, su tutto il contorno del frutto che stiamo rappresentando insieme e lavoro quindi anche con dei blu che poi sovrapposti ai rossi ci daranno naturalmente un viola. Lavoro con dei marroni, quindi cerco con le matite gli stessi colori che cercherei nella mia tavolozza e li posiziono tutti insieme uno sopra l'altro nelle parti in cui appunto sto cercando un colore più scuro, più viola, che magari non ho già pronto a partire dal set di matite che ho acquistato. Continuo così su tutte le parti del frutto in modo da creare una buona base di una prima velatura di colore fondamentalmente. Dato che poi questi colori verranno sciolti con l'acqua quando passeremo col pennello, non dobbiamo preoccuparci troppo di fare un tratteggio pulito o particolarmente preciso perché appunto non si vedrà il segno della matita. A questo punto intervengo sul seme e lo faccio cercando la texture della superficie ruvida che presenta. Quindi scurisco con i marroni le parti in ombra e creo dei segni, dei puntini che suggeriscono appunto quello che ci ripropone la fotografia. Continuo ad alternare colori differenti. Quando non ho un colore pronto nella mia tavolozza, mi verrebbe da dire, stavo per dire tavolozza ma non è una tavolozza, quando non ho un colore pronto nel mio set devo ricrearlo semplicemente sovrapponendo due colori differenti. Abbiamo detto che la matita acquerellabile ha bisogno di un po' meno acqua rispetto all'acquerello e quindi di conseguenza possiamo utilizzare anche un pennello più piccolo che ci permette di essere più precisi e rilascia comunque meno acqua, cosa utile con questa tecnica. Con il nostro pennellino leggermente umido interveniamo sul foglio per dare quella che di fatto è una velatura.
Il pennello non deve essere completamente bagnato, deve avere chiaramente un po' di acqua nel serbatoio e dovete cercare di gestirlo in base ai colori che avete distribuito. Come avete visto, io sono partito prima dal colore lungo il bordo della pesca, quindi sono partito dal filo aranciato nella parte in alto del frutto, poi ho dato una velatura al giallo, adesso sto lavorando sui colori un po' più scuri che si trovano nella parte in ombra. Vi dicevo, dovete stendere la velatura per zone perché altrimenti i colori si mischiano, quindi cercate di intervenire proprio in funzione dei colori che avete distribuito. Se avete dato il giallo in una zona, intervenite prima sul giallo, poi magari sciacquate il pennellino, lo inumidite e passate a un'altra zona. I colori che abbiamo steso lavorando con più matite a questo punto si miscelano tra loro e ci restituiscono il colore che stavamo cercando. Fatto questo, lo lasciamo asciugare. E proprio come in una velatura, dopo che il foglio è completamente asciutto, torniamo sul soggetto con le matite più scure per intensificare il colore. Vi dicevo prima che questa tecnica può essere tranquillamente miscelata insieme all'acquerello, alcuni per esempio danno una prima base di acquerello e poi intervengono così con le matite acquerellabili per rafforzare. Di fatto quello che dobbiamo fare è lasciare il colore così com'è nei punti in cui ci sembra completo, come per esempio può essere il giallo più chiaro nella parte più luminosa, mentre invece dobbiamo ritornare con i colori più carichi, quindi calcare un po' di più, fare più passaggi nelle parti che invece vogliamo scurire. Naturalmente più vogliamo che il colore sia intenso, più dobbiamo ripassare con la matita, facendo però attenzione a non rovinare la carta. E ora prendiamo di nuovo il pennello e di nuovo lo inumidiamo per sciogliere il colore che abbiamo dato col secondo passaggio. Quando fate questi passaggi così scuri, così decisi, cercate di essere precisi e soprattutto non bagnate in contemporanea le linee scure al giallo più vicino, perché altrimenti la parte scura invade la parte più chiara e sporca la parte luminosa del frutto o comunque la parte più tendente al giallo. Quindi se ci fate caso ho lavorato prima sulla parte bassa, quella più scura, poi ho lavorato sulla parte alta, così intanto la parte scura si è asciugata e adesso sto ritornando nella parte bassa. Una volta che è asciutto, oppure anche quando è leggermente umido, se volete potete ritornare sopra con altre matite per continuare a intensificare le parti che ancora magari non vi soddisfano o che volete comunque scurire ulteriormente. In questo caso voglio intensificare, rendere più evidente la sfumatura dal rosso al giallo, quindi ho passato di nuovo dell'altro giallo, ho messo altro pigmento giallo, ho passato dell'altro pigmento rosso e adesso col pennello umido sto sfumando questi due colori in modo che si mischino l'uno nell'altro. Finito il nostro frutto possiamo intervenire sullo sfondo, quindi potete anche scegliere un altro colore rispetto a quello che utilizzo io, stendiamo il colore con le matite sul foglio e poi col pennello bagnato interveniamo per risciogliere il colore e dare una sfumatura, o meglio dare la velatura. Io ho scelto un colore caldo, molto chiaro, che sto stendendo intorno a tutto il frutto e una volta passato il colore intervengo ancora una volta con il pennello umido. In questo caso intervengo con un pennello leggermente più grande perché è più grande la superficie che dobbiamo dipingere.
per suggerire l'ombra portata, quindi l'ombra proiettata sul piano, intervengo ancora con la matita sul foglio bagnato, quindi come se fosse un bagnato su bagnato, stendo il colore con la matita e poi con il pennello di nuovo distribuisco questo colore, in modo da ottenere un'ombra sfumata. Come avete visto, un esercizio abbastanza veloce, abbastanza semplice. Chiaramente questa tecnica può essere molto più articolata, più complessa e più lunga. Però era giusto per capire un po' come funziona e come potete utilizzare le matite acquerellabili se ce le avete a casa. Se dovessi sbilanciarmi e dire veramente quello che penso di questa tecnica, vi direi che la trovo molto scomoda, perché faccio i passaggi più volte. Con l'acquerello preparo il colore in tavolozza e poi lo stendo. Con le matite acquerellabili prima devo stendere il colore facendo un tratteggio uniforme e quindi comunque un lavoro lungo, e poi comunque devo passare con il pennello. Come vi dicevo, io ho iniziato a dipingere così, però poi è una tecnica che ho lasciato appunto perché la trovavo effettivamente scomoda. Un altro aspetto, a mio avviso importante, che rende più complicata secondo me questa tecnica, è il fatto che, come avete visto, alcuni colori non riusciamo a trovarli subito e quindi dobbiamo sul foglio sovrapporre più pigmenti prima di passare l'acqua, mentre invece con l'acquerello possiamo creare i colori in tavolozza, quindi vederli, vedere se funzionano e poi dopo stenderli invece che correggerli sul foglio. Chiaramente, se volete lasciare un vostro commento e dirmi se vi piace questa tecnica, se la preferite ad altre, mi fa tantissimo piacere, anzi approfittiamone un po' per scambiarci qualche idea. È divertente anche questo di questi video qua su YouTube. Quindi ancora una volta grazie mille per aver disegnato / dipinto insieme a me quest'oggi. Ci vediamo al prossimo video, alla prossima video lezione, sempre qua sul mio canale YouTube. Alla prossima, ciao!